16 cose che abbiamo imparato su questa Inter 23-24, 16 come le partite giocate tra campionato e Champions League fino a questa sosta per le nazionali che come sempre rappresenta quel momento in cui andare a fare analisi e tracciare anche dei bilanci su quello che abbiamo visto fino a questo punto, sulla situazione di un Inter prima in classifica in campionato, già qualificata agli ottavi di finale di Champions League e anche al prossimo mondiale per club, ricordiamolo sempre. Tante cose positive si sono viste, tutto molto bello, ci sono però secondo me anche delle cose che si possono migliorare o comunque che vanno tenute d'occhio. Ne parliamo in questo nostro episodio speciale di oggi, quindi ben ritrovati e ben ritrovate amiche ed amici passioni interisti. Subito un mi piace e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti, così intanto ci aiutate a raggiungere un grande traguardo, siamo veramente molto vicini, ma soprattutto non vi perdete neanche uno dei nostri approfondimenti quotidiani. E allora io voglio andare veloce adesso perché un elenco di 16 punti è abbastanza lungo. Poi invece andremo ad approfondire i singoli temi dentro le nostre dirette delle 19:30 in questi giorni. Per questo vi consiglio di iscrivervi al canale e di seguirci anche live. Andiamo rapidi però, che cosa abbiamo imparato fin qui su questa Inter? Vi do i miei 16 personali punti sull'Inter di oggi, poi voglio sapere anche i vostri nei commenti. Il primo punto, almeno per me, riguarda la continuità, ovvero ho visto fin qui un Inter che ha ripreso in continuità rispetto al finale della scorsa stagione, in continuità in termini di mentalità e ovviamente anche di risultati, visto che i numeri sono assolutamente sotto gli occhi di tutti. Un Inter che sembra quindi non essersi fermata davvero mai e quindi ha ripreso poi la stessa marcia e questo è sicuramente molto incoraggiante anche in vista di quello che ci aspetta. Allo stesso tempo, punto numero 2, è un Inter diversa comunque rispetto alla scorsa stagione, è cambiata molto anche dal mercato, l'abbiamo detto più volte, è cambiata molto anche nel gioco perché abbiamo capito anche che questa evoluzione estiva è stata comunque assorbita e ha portato l'Inter probabilmente ad un altro livello di consapevolezza e di gioco. Questo lo spiego anche nei prossimi 3 punti, perché è una squadra che ha dimostrato, punto numero 3, di saper vincere anche contro avversari molto diversi tra loro e di poterlo fare in modi diversi, gestendo anche in maniera differente le partite al loro interno, cioè fare cose diverse dentro la stessa partita senza dover per forza andare sempre a 200 all'ora. Punto numero 4, rimanendo sul gioco, c'è tendenzialmente, secondo me, una nuova mentalità difensiva. È una squadra più equilibrata che ha subito, tra l'altro, un terzo dei gol che erano stati subiti allo stesso punto della stagione l'anno scorso e Inzaghi nelle sue squadre non aveva mai fatto così bene dal punto di vista difensivo. Questo però, punto numero 5, non ha limitato l'attacco non ne ha risentito di questo nuovo equilibrio difensivo, anzi l'attacco ha segnato in totale la squadra più 3 gol in più rispetto alla scorsa stagione allo stesso punto e ha mandato in gol anche tanti elementi diversi, altro che dipendenza da Lautaro Martinez che comunque sta facendo molto bene, tra poco ne parliamo. Citavo poi Inzaghi, punto numero 6, sta coinvolgendo più elementi in rosa, non ancora tutti per vari motivi, ma rispetto magari all'anno scorso in cui c'era la sensazione che si fidasse di quei 13-14, magari non molto di più, stiamo vedendo una crescita in questo senso dal mio punto di vista, un allenatore che sta cercando di coinvolgere diciamo più o meno tutti, per avere poi anche delle alternative più pronte nei vari momenti della stagione, nelle partite più importanti, anche nei momenti importanti di ogni singola gara. Inzaghi, che aggiungo un altro punto, mi sembra anche lui cambiato dalla scorsa finale di Champions League. Sembra trasmettere anche più serenità alla squadra, lo vedo in controllo della sua Inter. La prova del 9 sarà probabilmente nella gestione dei momenti di flessione, perché è abbastanza difficile pensare che si possa andare sempre sulle ali del quasi ritmo perfetto che sta tenendo l'Inter. Potrebbero esserci, dovrebbero verosimilmente esserci dei momenti di flessione nell'arco di una stagione. Un momento potenzialmente difficile è stato già superato, secondo me. Potrebbero essercene altre e lì sarà importante capire come riuscirà a tenere, se riuscirà a trasmettere ancora una volta questa sensazione che oggi mi sembra però marcata e forte. Numero 8, troviamo anche dei punti in cui si può migliorare, quindi resta da parte mia la sensazione di una squadra che continua a segnare tantissimo e come nessun altro, come stiamo vedendo, ma che diciamo della sua produzione scarta ancora molto. Il fatto che l'Inter produca tantissimo non è un problema, anzi il contrario, assolutamente una buona notizia. Fin qui comunque è andato
tutto bene praticamente e nell'arco di una stagione però vincere anche delle partite senza dover per forza creare 5 o 6 occasioni nitide da gol sarà importante. Anche per questo io ho sempre ribattuto sul fatto di dover necessariamente migliorare la fase difensiva. Non si può pensare di dover segnare sempre 2-3 gol, soprattutto se per farne 2 o 3 devi creare 8 occasioni magari, tutte le partite non sarà semplice, quindi devi metterti nelle condizioni di poter vincere anche 1-0 quando serve e anche in maniera sporca. Qualcosa in questo senso si sta vedendo, anche con dei giocatori che stanno tirando fuori delle giocate individuali, però la sensazione che si scarti ancora molto della produzione, secondo me c'è e rimane. Parliamo un po' dei singoli però, visto che ho accennato anche ai colpi individuali e punto numero 9, siamo arrivati, 9 quindi come il numero che ha sulla schiena Marcus Thuram, che era una mia battaglia ormai da 2 anni, l'ho difeso in estate quando inizialmente era già criticato praticamente nelle amichevoli estive. Ora abbiamo imparato 2 cose su Thuram, che intanto i giudizi estivi hanno poco senso, soprattutto se arrivano da chi non guarda le partite. L'altra cosa è che ha delle caratteristiche che non vedevamo da anni in un attaccante dell'Inter, è anche il miglior assist man della Serie A, sta segnando praticamente solo gol pesanti di fatto. È un giocatore che si applica molto, che studia, che si dà molto da fare e che sicuramente è molto inzaghiano, molto valorizzato dal sistema di gioco di Inzaghi e anche lui valorizza questo sistema di gioco. Può ancora fare dei progressi, deve ancora fare dei progressi, ma possiamo dire che già oggi si può considerare una scommessa vinta. Numero 10, e allora avevo citato Lautaro Martinez, inevitabile farci un passaggio perché Lautaro Martinez è un po' anche uno dei simboli probabilmente di questo passo in avanti ulteriore. Lui lo ha fatto sia dal punto di vista della leadership nel gruppo che dal punto di vista della realizzazione dei gol. E allora io su Lautaro Martinez dico soltanto che rinnovargli il contratto, sfondando anche quel tetto ingaggi che era stato fissato per pochi milioni di euro all'anno, nonostante la situazione economica non ancora rosea totalmente, anche se l'Inter si sta riportando su una buona strada, non è una follia sfondare quel muro per un giocatore come Lautaro Martinez. Anzi, visto il valore dell'asset Lautaro per l'Inter, mi sembra anche abbastanza logico andare a fare questo strappo, ecco. Numero 11, a proposito di simboli, Çalhanoğlu credo che sia diventato davvero il simbolo di questa Inter di Inzaghi ed è diventato un playmaker veramente raro da trovare in giro perché paradossalmente è cresciuto ancora di più in interdizione e in fase difensiva, poi interpreta il ruolo in una maniera più rapida e verticale, che è un po' anche riassuntivo di tutta questa Inter. Numero 12, allargando però il discorso al centrocampo, la sensazione è che non abbiamo ancora visto tutto della squadra e in particolar modo del centrocampo, perché Mkhitaryan è in leggera flessione da qualche giornata a questa parte secondo me, Barella credo che abbia di fatto cambiato ruolo senza cambiare zona d'azione in campo, anche se sta tornando a brillare, lo stiamo rivedendo, Frattesi e Aslani di fatto si sono intravisti per ora. È una nota incoraggiante comunque che si possa ancora tirar fuori qualcosa di importante da lì in mezzo. Parlando poi di cambiamento, parlavamo di cambiamenti, di novità, punto numero 13, uno dei più discussi è stato secondo me quello tra i pali e direi che per ora i fatti ci stanno dicendo che l'Inter con Sommer non ha sbagliato portiere per sostituire Onana, sta diventando sempre più leader, ha già piazzato dei record di clean sheet, non solo per merito suo ovviamente, ma sta facendo bene, sta convincendo un po' tutti. Collegandomi a questo, poi mi viene anche da dire che l'età conta fino ad un certo punto, perché Sommer bene, Mkhitaryan sempre titolare, Acerbi e Darmian non hanno accennato minimamente ad un calo, Sanchez per me non sta facendo così male, tra l'altro come molti dicono, ecco, nonostante non siano più giovanissimi, stanno dando un contributo decisivo. Allo stesso tempo, punto numero 15, c'è un Arnautovic che dobbiamo ancora di fatto vedere e comunque Sanchez secondo me non sta facendo così male come vi dicevo, ma ancora oggi, ecco, se devo giocare un big match e mi manca uno tra Thuram e Lautaro, non sono propriamente tranquillissimo, ecco, comunque qualcosa secondo me in partenza manca. Quindi le incognite sull'attacco che avevamo a fine mercato oggi rimangono, ma passa questo secondo me soprattutto da Arnautovic che fino a gennaio dovrà macinare gioco e probabilmente anche gol.
Infine, l'ultima cosa che abbiamo imparato, secondo me, fin qui, è che l'obiettivo chiaro in mente dalla società in giù, diciamo così, rimane quello dello scudetto. Mi sembra la priorità assoluta da come ne parlano tutti o quasi. Dico quasi perché invece Simone Inzaghi non perde occasione dal mio punto di vista di ribadire che vuole giocare per andare a giocarsi più partite possibile, per andare in fondo in tutte le competizioni semplicemente, e quindi non rinuncerà a nessun obiettivo per dare la priorità ad un altro. È una mentalità vincente comunque, che per alcuni è un punto a favore, per altri invece è magari anche un problema perché bisognerebbe puntare sullo scudetto come priorità. Sono curioso di sapere la vostra opinione, che cosa ne pensate, da che parte vi mettete in questa ricerca della priorità. Vi chiedo poi di farmi sapere nei commenti se ci sono altre cose che magari abbiamo dimenticato e che andavano inserite in questi 16 punti sulle prime 16 partite. Aspetto i vostri commenti e poi analizziamo tutto nella diretta delle 19:30. Vi ricordo di abbonarvi al nostro canale se non lo avete ancora fatto, per sostenere il nostro progetto e avere accesso a tutti i vantaggi previsti ai nostri abbonamenti. Fate un salto anche su passioneinter.club per entrare a far parte del nostro grande club con interisti da tutto il mondo. Vi lascio, per chi ci ascolta in podcast, un altro approfondimento che trovate nei link in descrizione. Per chi ci segue da YouTube, invece, vi basta cliccare proprio qui.